L'arte di odiare i videogiochi ancora prima che escono. Ecco il nuovo trend che si sta diffondendo ultimamente. Ragazzi, ben ritrovati nella baia. Oggi affrontiamo un argomento che sta spopolando su YouTube, ossia sputare veleno sui giochi ancora prima che arrivino sul mercato. Un'arte raffinata che richiede principalmente zero esperienza, massimo pregiudizio e un'ottima capacità di saltare sul carro dell'odio collettivo. E ovviamente zero capacità di razionalizzare con la propria testa. Il nuovo sport dell'internet. Criticare per hobby. Ormai non si discute più di giochi in base alla loro storia, al gameplay o in base a quanto ci facciano divertire. No, oggi c'è un'unità di misura del gradimento di un gioco ed è il suo frame rate. 60 fps? Merda. 120 fps? Non basta ancora. 240 fps? Dai, forse possiamo cominciare a ragionarci su. E poi non parliamo neanche dei 30 fps, anche per un gioco strategico in tempo reale dove tutto è fermo e ci si muove su turni. Bestemmia totale. Ma la cosa più interessante e affascinante è la tendenza a giudicare giochi interi basandosi su trailer pre-renderizzati o addirittura voci di corridoio. Sono partito troppo sparato forse, eh? E dai, allora facciamo una cosa. Sigla e arrivate fino alla fine del video. La baia di Ben! La baia di Ben! Prendiamo ad esempio Ubisoft, che sembra avere un bersaglio disegnato sulla schiena. Qualsiasi cosa stia facendo Ubisoft ultimamente, e con ultimamente intendo da qualche anno, immediatamente viene automaticamente demolita. Assassin's Creed Shadows, per esempio. Ancora prima che uscisse si sentivano già le urla di chi lo aveva già giocato nella propria testa, ed era certo che sarebbe stato il peggior Assassin's Creed di sempre. Perché? Perché lo hanno sentito dire a un tizio su Twitch con 3 follower e una foto profilo di un anime. Poi, vabbè, non parliamo neanche della polemica inutile su Yasuke, il samurai nero. Perché documentarsi sulla storia reale quando si può urlare immediatamente, senza motivo, in questo caso direi, all'agenda woke, senza nemmeno comunque sapere cosa significhi? Ma no, dai, è più facile fare 50 video di sfogo su YouTube per raccogliere qualche click e visualizzazione da parte di ignoranti indignati come me. Non mi pare ci siamo lamentati per Assassin's Creed ai tempi di Altair ed Ezio Auditore. Nessuno si è mai posto il problema della reale esistenza di questi personaggi. E mai ho sentito dire cose simili su qualsiasi altro personaggio della saga di Assassin's Creed. Improvvisamente però con Shadows tutti ci siamo accorti che Yasuke non è mai esistito. Addirittura siamo andati a cercare personalmente i manoscritti in Giappone risalenti al periodo Edo per studiarli, analizzarli, per mostrare al mondo che Yasuke non è un personaggio reale. E, come ho letto in molti commenti, che fra l'altro si ripetevano a loro volta, quindi era gente che prendeva commenti letti da qualche altra parte, al massimo sarà stato lo schiavo di qualche samurai che portava le sue spade. E poi alla fine, reale o no, è una leggenda. C'è la leggenda di questo samurai nero. Assassin's Creed Shadows è un gioco oppure vuole essere una riproposizione storica? Quindi Ubisoft sarà padrona di basarsi su un personaggio esistente anche solo a livello di leggenda per inserirlo in uno dei suoi giochi? Ma perché Duncan in Days Gone esiste veramente? Oppure Kratos? Cazzo, Kratos esiste veramente? Però non ho mai sentito dire ma Kratos è un guerriero spartano, come fa ad essere abituato al freddo della Scandinavia? Poi che cosa è questa ossessione ultimamente per i benchmark irreali? Questo è un altro grande classico che sta spopolando da qualche tempo, cioè il test della performance suicida. Dunque prendiamo un gioco appena uscito, quindi di ultima generazione, quindi con motore grafico di ultima generazione. Lo spariamo. Risoluzione 4K, dettagli ultra, ray tracing rigorosamente attivo, nessun DLSS perché sgrana in realtà la qualità. Poi aggiungiamo un bel filtro che aggiunge il sudore che scola sulle texture del personaggio e poi però ci lamentiamo se la GPU comincia a gridare e ci possiamo friggere sopra le uova. Siamo lì con questi programmini e guarda, ha raggiunto la temperatura di 8000 gradi e soprattutto gridiamo alla mala ottimizzazione. E ovviamente ce ne fosse uno che dice ma forse se abbasso qualche impostazione, magari riduco un po' la risoluzione,
forse il gioco potrebbe girare meglio e me lo godo di più? No, perché l'obiettivo ormai non è godersi il gioco. Quindi, meglio fare dei video indignati sul fatto che il titolo è ottimizzato male. E attenzione, perché qui nessuno sta mettendo in dubbio il fatto che i giochi effettivamente possano arrivare male ottimizzati sul mercato al day one. Ma cazzo, nessuno vi obbliga a giocarli subito. Se volete giocarli corretti, aspettate qualche settimana, arrivano le patch correttive e lo giocate. Invece che demolirlo dopo 37 minuti dalla sua uscita per l'ottimizzazione perché non fa 100 fps se lo metto a 4K e dettagli ultra. E inoltre non sta più in piedi questa storia che siccome l'ho pagato 80 euro allora devo farlo arrivare sul mercato in condizioni perfette. Ma da quanto tempo giocate, scusate? Da ieri? Perché sono decenni che i giochi hanno smesso di arrivare in condizioni perfette sul mercato al day one. Con l'avvento del digitale, che può essere corretto anche post-launch con le patch, e soprattutto con le politiche dell'accesso anticipato, grazie alle quali gli sviluppatori possono fare arrivare sul mercato anche a prezzo pieno giochi che ancora non hanno completato il loro sviluppo, e non è detto che vengano completati, oggi se un gioco arriva sul mercato al day one senza tanti problemi, ma quella è fortuna. Monster Hunter Wilds, per esempio, ha subito questo trattamento. Oddio, nel trailer, perché già si parlava dei trailer, il frame rate si vede che non è perfetto. Ma cazzo, è un trailer, è pre-renderizzato. Perché noi ancora non abbiamo capito che i video promozionali non rappresentano il gioco finale. Poi non importa che la serie sia sempre stata amata e apprezzata, e che anche Wilds stesso è amato e apprezzato dagli amanti della serie. No. Meglio distruggerlo prima che arrivi sul mercato. Così, giusto per sport. Poi dobbiamo considerare anche un altro aspetto, cioè c'è la piaga del casual gamer che dal nulla decide di abbracciare un genere che non aveva mai giocato, così semplicemente perché siccome se ne sta parlando molto, quindi lo voglio provare anch'io. È successo con i Souls-like con l'uscita di Elden Ring. Gente che non aveva mai affrontato un Souls-like hanno giocato a Elden Ring e si sono messi a piangere dicendo che era il gioco che era fatto male. E faccio ancora l'esempio di Monster Hunter Wilds, e non perché sia il mio genere preferito o perché il gioco mi sia piaciuto, ma perché siccome è un gioco recente e fra l'altro di questi esempi su questo gioco ne ho visti a migliaia. Per esempio i novizi di questa IP che hanno deciso di conoscerla proprio grazie a Wilds, senza avere mai giocato i precedenti. C'hanno questi piccoli canaletti e poi vanno a fare video dove dicono che Monster Hunter Wilds è un gioco dove si grinda e basta, i mostri droppano poco, e poi si improvvisano lì a fare tutta una serie di considerazioni per quanto riguarda l'aspetto delle performance. E si vede che sono gente che non conosce la differenza fra la profondità di campo e il rendering della distanza visiva, però li sentite lì che si affannano a parlare di impostazioni grafiche, performance. Poi vai per chiedere su quale PC lo stiano giocando e ti dicono ma sulla mia 3060 fa 40 fps se lo metto a 2K a dettagli alti, oppure sulla 5090 di mio cugino che assembla PC in 4K e dettagli di vinta grafica con ray tracing e reflex attivo senza DLSS fa 13 fps, perché se abbassi la risoluzione e togli qualche dettaglio non ti diverti. Poi c'è anche l'opinione preconfezionata, no? Un altro fenomeno molto interessante, e consiste nel fatto che molti non hanno neanche un'opinione propria, si limitano a ripetere quello che hanno visto in giro. Il gioco fa schifo, lo ha detto quel canale che seguo, sono molto bravi, competenti. Beh, innanzitutto, bene, dico complimenti per la capacità di analisi critica. Peccato che poi vai su quel canale di esperti e noti che quel canale praticamente ha lo stesso copione per qualsiasi gioco arrivi sul mercato. Grafica meh, che oggi va questo meh. Ma che cazzo significa meh? Però c'è la grafica meh. Gameplay ripetitivo. Ditemi un gioco in cui c'è un gameplay in cui quella meccanica la fai una volta sola durante tutto il gioco. Sì, alcuni giochi è vero che sono ripetitivi, ma oggigiorno praticamente tutti i giochi sono ripetitivi. E poi dove sono le innovazioni? Magari parliamo di quello stesso pubblico che avanza queste critiche, sono quelli che ogni anno vanno a comprare FIFA e Call of Duty. Oppure sono quei canali che qualche mese prima vi hanno fatto una testa tanta con video al limite del clickbait parlando di
fantomatiche GPU con salti di prestazioni del 40%, frame rate più elevato, farete almeno 30 fps in più. Cioè, quindi canali che spingono la vendita dell'hardware perché lo ricevono gratis e quindi dobbiamo parlarne bene, altrimenti cazzi. E ancora prima che queste periferiche arrivino sul mercato, loro già sparano numeri, miglioramenti, guadagno di prestazioni stellari. Poi arrivano i giochi che fanno 30 fps e attenzione, cioè giochi che fanno 30 fps, se parliamo di un single player, magari un'avventura alla Tomb Raider o alla Assassin's Creed, ma non capisco dove sta il problema se fa 30 fps. Ci abbiamo giocato fino a ieri a 30 fps ed eravamo contentissimi. E soprattutto perché fanno 30 fps? Perché si pretende di poterli sparare al massimo ma senza trovare un compromesso. Quindi cosa succede? Che le prestazioni che andavano pronosticando questi canali non si vedono manco col binocolo. E quindi li vedete lì, oh cazzo, adesso come lo spieghiamo che la scheda grafica che abbiamo pompato per mesi in realtà gira esattamente come la generazione precedente? Ah, ma certo, aspetta, buttiamolo in culo allo sviluppatore e alla mala ottimizzazione. E poi li vedete lì, ragazzi, la scheda di cui vi abbiamo parlato può fare molto di più se solo il gioco fosse ottimizzato a dovere per questa GPU. Certo, perché si sa, gli sviluppatori ottimizzano i giochi per le schede grafiche da 3.000 euro di ultima generazione, non tenendo in considerazione le statistiche di Steam, per esempio, dove il 90% dei giocatori gioca ancora con le serie 10 e le serie 20 o equivalente e a 1080 di risoluzione. E voi lì ad abboccare quelli che vi raccontano perché ehi, loro sono gli esperti e dicono che fa cagare. E allora lo dico anch'io senza averci capito un cazzo di quello che ho sentito. Oh, rea sveglia, anzi, ripigliate. Cioè siamo noi che lo stiamo demolendo il mercato. Non è vero che non arrivano più giochi, che non c'è più innovazione. I giochi continuano ad arrivare. Alcuni riescono bene, alcuni no. Ma se noi continuiamo a demolire ogni singolo gioco che arriva, ma quanto pensate che possa durare ancora questa situazione? E mi rivolgo anche ai creatori di contenuti che fanno titoli e copertine clickbait. E adesso vi dico una cosa. Quando voi vedete una copertina che ha un titolo clickbait, cioè il gioco fa schifo, magari poi andate ad aprire quel video e la persona vi dice che in realtà il gioco non è neanche ottimizzato male, però è un gioco tecnicamente molto potente, quindi ci vuole un hardware bello pesante per farlo girare e con l'hardware giusto dà soddisfazioni. Però la copertina fa schifo, 25 fps, e poi aprendo il video scoprite che sì, 25 fps li fai, ma con una 1080. Ora, perché questi tipi di video fanno più danni che altro? C'è una metrica su YouTube che è il click sulle impressioni, espresso in percentuale. Cioè, voi vedete la copertina di un video quando scorrete su YouTube, decidete in base alla copertina che quel video vi può interessare e ci fate click. Nel momento in cui fate click, la percentuale di impressioni di quel video sale. Quindi è la percentuale di persone che fanno click su quella copertina. Lo sapete qual è la percentuale media di un canale che va bene? 15%. Cioè, quindi facciamo finta che è un canale che parla di hardware, di videogiochi. Se questo canale va bene, significa che il 10-15% di persone hanno fatto click su quella copertina e hanno visto realmente il contenuto del video. Facciamo finta che sia il 10% che fa click, c'è un 90% che non ha fatto click su quella copertina e quindi il 90% di persone sarà convinto che quel canale sta parlando male di quel gioco. E siccome è del mio canale preferito ma non ho avuto il tempo di vederlo quel video, oppure questi li conosco però vabbè, dalla copertina significa che ne parleranno male, e allora ci sarà il 90% di persone che sarà convinto che quel canale ha parlato male di quel determinato argomento. E poi, non sapendo argomentare, ma quei due hanno parlato male di quel gioco senza neanche avere visto il video. Ora, sia giocatori che creatori di contenuti che non fanno altro che criticare e cercare le visualizzazioni
cavalcando l'onda del malessere, del malcontento e cercando di aumentarlo questo malcontento. Se i giochi non vi divertono più e cercate una scusa per giustificare il fatto che non siete più giocatori fondamentalmente e non riuscite più a divertirvi, fate una cosa: invece che spendere migliaia di euro sul PC o altro hardware che fondamentalmente però non vi offriranno la soddisfazione che cercate e che pretendete, datevi retta, abbandonate il gaming, datevi ad altro, non lo so, perché non siete più capaci di divertirvi, non volete più divertirvi, perché il vostro termometro del divertimento ormai funziona in base al frame rate e siccome fondamentalmente vi dà fastidio che ci sia ancora qualcuno che riesce a divertirsi, e allora che cosa fate? Cercate appunto di inasprire questo malcontento buttando merda sul mercato per farlo apparire ancora peggio di quello che in realtà è. Non stiamo sicuramente attraversando l'epoca d'oro dei videogiochi, ma se noi ci marciamo sopra, però, stiamo attraversando quest'epoca in cui non si aspetta più di provare un gioco per giudicarlo. No, la cosa più importante è avviare il linciaggio collettivo oppure farne parte. D'altronde, perché riflettere oppure cercare di analizzare quando ci si può tranquillamente indignare e avere il supporto di tutti gli altri che non riflettono, non analizzano e si indignano? Perché aspettare l'uscita di un gioco e giocarlo personalmente quando possiamo stabilire già da ora che sarà un fallimento? Ma voi, ciurma della baia, siete diversi, lo so. Sapete che il vero divertimento sta nell'avere un'opinione propria e soprattutto nel sapere divertirsi, anche scendendo a compromessi. Quindi, ragazzi, fatemi la cortesia, quando voi vedete questi titoli clickbait in cui vi si dice che un gioco è già morto, una piattaforma è già morta, oppure questo gioco fa schifo, magari andate anche a guardarlo quel video, fate un respiro profondo e ricordate una cosa: l'unica recensione che conta è quella che fate voi con voi stessi giocando il gioco pad alla mano. Grazie a tutti voi per essere arrivati fino alla fine del viaggio e non aver abbandonato prima di aver raggiunto la terraferma. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e fatemi sapere la vostra opinione tra i commenti sotto al video. Mi raccomando ragazzi, argomentiamo anche sul gruppo Telegram, ma è molto importante argomentare tra i commenti nel video. Condividetelo, iscrivetevi se ancora non siete iscritti e dal vostro capitano Ben è tutto. Vi aspetto nella baia. Un saluto Marmaglia. Ho ho!